Buongiorno ragazzi, come potete vedere siamo tornati a Burano, dove secondo me si sono un po' fatti prendere la mano con la saturazione. Ma non è di Burano che vi parliamo oggi. Venite con noi. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Amici, stavo volando. Rifacciamo. Amici, Bentornati al Venissa! il video di oggi non sarà il video che vi aspettate. Preparatevi a un video che su YouTube Italia non esiste. È stata abbastanza spaccona? Fino ad oggi vi abbiamo abituato a vedere come funziona un ristorante stellato. Come dei normali clienti. Oggi invece verrete con noi dietro le quinte. Passeremo una giornata con gli chef. Insieme a Francesco Brutto e Chiara Pavan vogliamo approfondire la filosofia che sta dietro ai loro piatti. E ovviamente vi facciamo vedere anche quello che si mangia. 12 o'clock midnight. E mezzanotte meno 10. Ci dobbiamo svegliare alle 3. Credo che dormirò vestita. Buongiorno amici, o buonanotte, non lo so, sono le 2:46 del mattino. Sbrigati. Siamo in quel di Burano, Venezia. Sono le 2:58 del mattino. Meglio che non gridi più di tanto, altrimenti mi tirano qualcosa dalla finestra. Adesso andiamo al mercato del pesce. Adesso andiamo al mercato del pesce. Perdonatemi amici, ma a quest'ora ho bisogno del gobbo. Ho dormito 1 ora e 35 questa notte. Sono ancora a sbronzo per la cena di ieri con gli chef. Shhh. È troppo tardi per bere l'ultima birra. È troppo presto per bere l'ultimo caffè. C'è questo problema. In che posto siamo? Incredibile. Saluta Chiara. Francesco. Buongiorno. Pare che ci sia un battello alle 3:30 che ora andremo a prendere. Siamo alla fermata del battello. A quest'ora generalmente vengono due tipi di persone, o quelli che vanno al mercato del pesce o quelli che vanno a ballare. Avete presente quella sensazione in cui andate a dormire drin? Ecco, solo per voi. Ragazzi, siamo alla banchina ed è già pieno zeppo di granchi blu. Oggi vi parleremo. Tra le varie cose anche del granchio blu. È arrivata la nostra navetta. È sempre stata qui, solo che noi non avevamo capito. Esatto. Vedete sotto le risate finte nostre come su Benny. Ma è fantastico, come Paperissima Sprint. Siamo arrivati al tronchetto. C'è un sacco di altra gente che si è svegliata presto e non è che l'abbiamo fatto solo noi. Questo, ragazzi, da quello che ci hanno detto gli chef, è il vero mercato ittico di Venezia. Guarda lì. One nap later. E quindi adesso ci dirigiamo insieme agli chef a prelevare un po' di ingredienti che ci serviranno per i piatti che vedrete. Questa è la ruta, questo è il crisio e sa un po' di oliva. E già è vero, un'erba aromatica che sa di oliva. Sì, vai. Franci, poi se vuoi lasciare il curriculum. Questa è micromeria a metà strada tra salvia e menta. Sembro quasi un'esperta. Quanto ne sai? Bravissima. Ci sono dei suggeritori sullo sfondo, però speriamo che non ci facciano anche vendemmiare, perché di uva ce n'è un po' da raccogliere. Negli ultimi 2 anni, con la siccità che c'è stata, si è concentrato la percentuale di sale nel terreno. Abbiamo perso tanti alberi per questo, e anche tante vigne che adesso quest'anno sono state ripiantate. Francesco, ti vedo che ti mangi l'uva, Precursore del vino. Allora, questo è farinello, quindi è uno spinacio selvatico. È la stessa famiglia degli agretti. Ah, le giuggiole. Dolci, aspre, croccante. Non sono tanto succose, me le aspettavo più succose. Qui cosa abbiamo? Prendiamo qualche peperone verde. Beh, penso di avere un certo talento. Oddio, non mi hai raccolto moltissimo finora,
Ho rotto una cosa che non dovevo rompere. Hai rotto una cosa? Nascondila che se gli chef ti stanano. Non l'ho fatto apposta. Era un rarissimo peperone in via d'estinzione. Sono gli scarti delle erbe che usiamo durante il servizio. Cioè noi raccogliamo fresche ogni cosa per ogni giorno, quando alla sera non le usiamo più, le mettiamo qua. Queste qua man mano si seccano. Lo prendi, lo frulli, secco e diventa questo. Sì, e cambia ogni menù e di mese in mese perché dipende che erbe usiamo. Che aroma incredibile. Totalmente a casaccio. Fico. Later. Non vedo l'ora di cominciare. Anadara in equivalvis, una tartelletta di Anadara in equivalvis sotto un budino fatto con tutti gli scarti e il sangue, tipo un boudin noir, caulerpa, alga rossa e un po' di caviale per dare un po' di sapidità e kimchi l'anno scorso e verbena. Questa ragazzi è la prima specie invasiva di cui vi parliamo oggi, che è l'Anadara. Volete vedere come l'abbiamo cucinata? Ma tu non hai fatto un bel niente. Ma facciamo finta che l'abbia fatta io. E adesso siamo in cucina e facciamo un paio di lavorazioni, tra l'altro di ingredienti che secondo me la maggior parte di voi non conosce. Ed ora la concorrente Franci si cimenterà per noi con le Anadare, altra specie invasiva. È molto interessante ragazzi cimentarsi con questi ingredienti, non solo per il tema etico, ma trovo che sia anche molto bello perché imparate anche a conoscere degli ingredienti nuovi di cui non avevate minimamente consapevolezza. E questa è l'Anadara. E qua si mangia tutto. Sì, col sangue facciamo tipo un boudin noir, con le barbe facciamo una specie di panna cotta. Queste arrivano dal sud-est asiatico o dal Pacifico. In Perù si chiamano conchas negra, in Cina si chiamano blood clam, che appunto hanno il sangue. Qua si chiamano scrigno di Venere, in Veneto. No, in Veneto è scrigno di Venere. Venere. E poi l'altra cosa pazzesca è che si sfrutta quasi interamente l'animale. Una parte per un piatto, una parte per un altro piatto, non si butta quasi via niente. Franci, la chef ti sta cedendo. Aspetta, lo chiudiamo dopo. Ragazzi, questa è un'investitura ufficiale, eh? Da Chiara Pavan a Franci. Sta molto bene. Vediamo se lo sai anche usare. Adesso cerco di essere anche credibile. Perfetto. Ci sono ancora 5 minuti. No, è bellissimo, mi piace un sacco. Ma poi che figata è lavorare con dei coltelli che funzionano bene. E le ho pulite tutte e tre. Brava Franci. Questi 2,5 grammi in 20 minuti. Qui abbiamo delle tartellette solo acqua e farina e per prima cosa andiamo a mettere la panna cotta fatta con il sangue e le barbe dell'Anadara, krauti di cappuccio viola condito con un po' di olio alla verbena e verbena, l'Anadara cruda che condiamo con un po' di caviale per dare un po' di grassezza. L'Anadara è abbastanza neutra come sapore, ha una callosità molto pronunciata. Finiamo con un'alga rossa e la caulerpa racemosa, che è un'alga che sta diventando infestante nell'Adriatico. Ce ne sono due tipi qui, c'è la globulosa e racemata. Questa è la Col beneficio del dubbio, perché forse sto dicendo una cazzata. Non credo che nessuno ti smentirà in questo video. Ma sai che tutti i biologi marini che ci seguono, Denise eccetera, sicuramente ho detto una cazzata. Il problema è che non seguono noi i biologi marini. Non vi fate intimorire dagli ingredienti che non conoscete, perché in realtà sono super golose, grasse, acide, croccanti. Vi divertite un sacco. Un posto come questo è proprio un'opportunità per mettervi alla prova rispetto a ciò che non conoscete o a ciò che di base non vi piace. Andiamo a prenderli un po' di granchietti blu, cosa dite? Sicuramente ne avete già sentito parlare perché è il tema caldo dell'estate. Che cosa sono i granchi blu e perché tutti ne parlano? Spiegazione del problema in sintesi. Partiamo dal presupposto che il granchio blu già esisteva nelle nostre acque, ma quest'anno questo problema è letteralmente esploso. In pratica le navi di trasporto merci che dall'America sono arrivati in Europa tramite l'acqua di zavorra, che è quell'acqua che le navi raccolgono quando devono andare da un punto A a un punto B per compensare il mancato peso delle merci. Queste navi hanno trasportato delle specie aliene, tra cui il granchio blu, dall'America all'Europa. Il granchio blu è arrivato qui in Italia, non ha trovato nessun predatore, si è moltiplicato all'infinito e sostanzialmente si sta mangiando tutta la fauna ittica locale. E siccome pescarli è diventato cosa buona e giusta, adesso andiamo tutti insieme a prenderne un po'. Se volete saperne di più sul tema del granchio blu, visto che non vi abbiamo dato una spiegazione super approfondita, vi consigliamo l'ottimo video dei ragazzi di Geopop in descrizione. No, vabbè. Mi scusi buon uomo! È un po' sporca.
Partiti! Obiettivo numero 1 quando si va a prendere i granchi blu, non volare fuori dalla barca. Molto bene signor Brutto, proceda col parcheggio adesso, vediamo come se la cava. Potevi riprendermi quando la strada era dritta? Scusa che facevo una figura bellissima, no? Salve. Salve, adesso cerco di non cadere. Non ho capito. Grazie! Ciao. Grazie di tutto! Abbiamo cambiato imbarcazione. Io sono in quella fase in cui non so bene dove devo mettermi. Io sono in posizione da surf. Il mare non è una tavola, di più. Non so se lo percepite ragazzi, ma abbiamo meno di mezzo metro di fondale. C'è un attimino di secca. Adesso devo posizionarli per forza, perché se sta giù dei moe che mi bisogna che provano, se no cosa posso fare? Non posso fare altro. E lui è un moecaro, ha questo sistema di reti per raccogliere le moecche, cioè i granchi verdi nativi, e poi li seleziona nel momento del cambio della muta, appunto, e li vende come moeca. Ci troviamo ad affrontare una situazione drammatica perché abbiamo l'invasione del granchio blu. Nelle nostre reti che c'è solo granchio blu. E non ci sono più moeche. O vendiamo questo o non che c'è più nulla da vendere. Solo granchi blu. Solo granchi blu, vedete, non che c'è nessuna tipologia di pesce, Niente. non che c'è nessuna altra tipologia di granchio verde, non che c'è praticamente nulla. Tenete presente che queste reti qua qualche ora fa e se stai svuotate. Sì, lui ne ha raccolto un quintale oggi. Ah, tu li hai già svuotati? Io li ho già svuotati. Si sono già riempite. Esatto. Questa mattina ha venduto, cosa hai fatto? Un quintale? Sì, un quintale, 100 kg. Stamattina? Sì, gli anni scorsi avevamo queste qua. Troviamo le nostre reti che si completamente ostruite da queste piccole meduse, diciamo, e dai granchi blu e non può entrare più niente. Si sta facendo qualcosa? Niente, tranne che pescarli e... Pescarli fino a un certo punto, perché comunque non avendo abbastanza strutture che li lavora. Dovrebbero fare degli incentivi, che ne so, per le industrie che lavorano il granchio blu. Bisognerebbe fare granchio blu in scatola, che ne so, dei concimi. Bisognerebbe trovare delle soluzioni sfruttarli ancora di più. scientifiche e industriali per lavorarli e per sfruttarli. Cioè. Una quarantina d'anni fa che facevo il mio lavoro, parliamo sempre del lavoro della cattura del granchio da moeca, eravamo in 100, adesso siamo rimasti a distanza di una quarantina d'anni, 18. Il problema nostro è che non c'è un cambio generazionale, perché comunque per la conoscenza del granchio da moeca bisogna che ti sali in barca fin da bambino. Allora mio figlio voleva fare il pescatore e mi giocò pure io, perché comunque non è una vita. Come questa notte mi sono alzato a luna di notte. Anche noi. E arrivo a casa con vogliate stasera. Certo. Se il lavoro è duro e che se i guadagni va bene, però se dopo il lavoro è duro E non guadagni puro neanche così tanto, certo. e ti dà anche problemi per guadagnarti da vivere, no, non va bene. Grazie Domenico, grazie mille. Sei stato di grande aiuto. E in bocca al lupo. Crepi il granchio. Il granchio. Il granchio blu, la seconda specie invasiva della giornata, dei pancake ripieni di granchio blu, bischi di granchio blu cotti nella tigelliera, una panna infusa con il granchio blu, sopra le uova di granchio e maggiorana e le chele di granchio al naturale. Raga, è arrivata la portata su cui avevo più hype di tutto il menù degustazione. Il granchio blu, che tra l'altro può essere cucinato in un sacco di modi, è molto buono, è dolce e non vedo l'ora di assaggiarlo. Avete visto dove si pesca, ora vi facciamo vedere come lo si cucina. Diventano rossi in cottura. La gente si stupisce e dice: ma come, ma non era blu? Sì, era blu, diventa rosso. Se non erro succede con tutti i crostacei. Esatto, li raffreddo in acqua e ghiaccio. Quindi ragazzi, qui doppia difficoltà, non solo estrarre la polpa dal carapace, ma cercare anche per quanto possibile di non rompere le chele, che serviranno poi per fare da contenitore all'interno del piatto. Di la verità, non hai mai preparato così tanti granchi blu in vita tua, come quest'anno. Come quest'anno, ma calcolate che del granchio non buttiamo via niente, perché tutto il carapace viene utilizzato nella bisque. Allora, ho detto a Chiara che io ho imparato a tagliare i vegetali, cipolle, guardando i video di Jamie Oliver. Non so se ho fatto bene.
Io sono grande fan di Jamie Oliver. Ciao Jamie, nel caso guarderai mai questo video. Quindi a questo punto Si lavora di fino. e si tira via tutta la polpa, che comunque è copiosa perché sono abbastanza grandi questi granchi. E questo, per intenderci ragazzi, è il totale della polpa che si ricava da un granchio blu. Giusto per rispondere anche a tutti quelli che penseranno ok, però ti fai un mazzo tanto e poi alla fine non mangi niente. Ragazzi, ma il vero dietro le quinte di un ristorante stellato sono gli appunti sulle piastrelle, dove si segnano tutti i dettagli relativi ai tavoli. Che figata è! E per i più attenti di voi che guardano tutti i nostri video, questa è la Yuba. Dove l'avete già vista? Abbiamo panna e granchio. I granchi li ho fatti tostare in forno. L'intento è estrarre con questa preparazione i sapori di tostato del granchio, che secondo me sanno un po' di cioccolato. E lo facciamo andare. Pancakino di granchio. Questo è un impasto simile a quello di un pancake. Qua c'è l'inserto di polpa di granchio, quella cotta, il bisque. Andiamo poi a cuocere nella forma della tigella, crosticina croccante, dentro morbido con il ripieno che diventa molto cremoso. Queste sono le chele aperte, disossate, tolta la cartilagine della pinza, olio, un bel po' di sale perché sono molto dolci, 2 foglie di maggiorana, le richiudiamo, una panna infusa con tutti i carapacci del granchio, le uova che si trovano nella corona del granchio e infine i nostri pancakes fatti con un ripieno di granchio blu e bisque di granchio. È delizioso, veramente. Le chele fanno loro stesse da piatto e la tartare di granchio all'interno è cruda, bellissimo. E quindi non vi resta che scucchiaiare questa tartare di granchio. È di una delicatezza estrema ed è dolce. La maggiorana, credo che sia maggiorana, ci sta molto bene. C'è stato il check del VAR da parte di Franci, era maggiorana. Come in molti ristoranti stellati vi viene dato il menù con i nomi delle portate, ma qui all'interno del menù trovate anche tutte le indicazioni relative alle specie invasive che vi vengono servite. Cosa sono, da dove arrivano, i problemi che hanno creato. E perché è una cosa buona mangiarle? Rapana venosa, chiari verde di laguna. Cerchiamo di rimettere la rapana al suo posto, no? Da dove arriva, quindi la condiamo con un curry che viene fatto con tutti gli scarti delle erbe che produciamo ogni giorno, che secchiamo e poi frulliamo pan prezzemolino e fondo di rapana e prezzemolo. Da mangiare con un pane sfogliato fatto con sempre prezzemolo per fare scarpetta che cresce dentro il guscio della rapana. Terza e ultima specie invasiva di cui vi parliamo. Prima di assaggiarla vi facciamo vedere come è stato preparato. Aspetta che togliamo questo che è di Chiara che lo usa per ammazzare i gabbiani. Qui abbiamo la situazione Dexter. Tac. Si vede che non li usiamo, vero? Franci, me lo compri un coltello giapponese? Al limite ne ciuliamo uno a Francesco, tanto ne ha tanti, non se ne accorge. Allora, questa è una rapana venosa, che è una specie di lumaca di mare che è arrivata inizialmente nel Mar Morto negli anni 60 e poi si è diffusa nel Mar Adriatico verso il 74, che non vuole uscire assolutamente. Che è dal 74 che è qui dentro, sì. Questa è una specie invasiva. E queste sono le uova. La apriamo così, no? Perché fai questi taglietti? Perché è durissima, no? Gli dai più masticabilità. Sì, esatto. Queste rovinano il fondale perché si mangiano. 2 motivi. Un po' il pescatore è costretto a pescare di più perché pesca solo queste e a nadare e cerca vongole e quindi è costretto a riandare a smuovere il fondale. Più vai a smuovere il fondale, meno fai ricrescere le foreste di Posidonia dove crescono le uova dei competitor di queste qua che poi vengono pescate e ributtati a mare. Quindi è un gatto che si mangia la coda. Il principio che noi seguiamo, che una volta che le hai raccolte vale la pena mangiarle e non ributtarle a vivere, che appunto poi si nutrono e competono con delle specie che invece in questo momento sono sempre meno. Seguendo questa filosofia ha senso acquistare un prodotto del genere. Perché poi vi faremo anche vedere che la conchiglia non viene buttata via, ovviamente non viene mangiata, però viene recuperata per fare da contenitore del pane, diciamo così. Cambio? Tanto io monto solo la scena in cui la tiri fuori. Oh. Grande, al primo colpo! La prima cosa da dire su questi animaletti è che non è semplicissimo riuscire a estrarli. La incidiamo un po' perché è molto callosa. È anche bello grosso, bello cicciotto, non è come mangiare una vongoletta, cioè qua di ciccia ce n'è comunque. Ce n'è.
e ha anche un sapore molto più umami. E questo è un animale che si è diffuso soprattutto in questa zona? Nell'Anto Adriatico un po' dappertutto, Ok. perché si adatta a tanta salinità, poca salinità, acqua fredda, acqua calda, tanto ossigeno, poco ossigeno, è veramente un Highlander. Ti faccio vedere, cioè nel senso. No? Allora ragazzi, inserire le pinze e punzonare. Allora, notare che lo sto facendo senza essere stato istruito dallo chef. Va come tiro vino la materia prima. Ruota, turnica. Turnica, developpo. Madonna, ma è veramente tenace. Forse ce la fai? Adesso guarda come parte sul soffitto. Ah, non è facile comunque, è bella cazzuta. Occhio ragazzi, perché i coltelli degli chef seri tagliano. Non ci siamo. Ma come non ci siamo? Tecnica di taglio. Ma come non ci siamo? Ma stai scherzando? Là. Qual è la mia e qual è quella dello chef? Vi sfido a trovare le differenze. Ce ne sono tante, però siate clementi. L'avete mai visto un meat tenderizer? Chi di voi non ce l'ha a casa, ragazzi? Adesso vi facciamo vedere a cosa serve. Gli diamo una masticata. Una volta estratta, pulita e tagliata, le andate a spiedinare tipo satay. Io faccio finta tra l'altro di sapere quello che sto dicendo, Non hai studiato stanotte, mi sono preparato. Ma non ha detto che interrogava per oggi andavamo avanti col programma. Stiamo condendo con un po' di olio di foglie di fico. È un sapore che a noi ricorda molto il latte di cocco, perché appunto accompagneremo la rapanna con il curry, che è perfetto con il cocco in teoria. Non so se si può fare, ma ve ne farei assaggiare un pezzettino così da sola. Secondo me si può fare. Hai ragione, è dolcissimo e ricorda il cocco. Guardate che bello ragazzi, praticamente è un panino che esce da una conchiglia. E adesso la specie invasiva la andiamo anche a scarpettare. Queste sono ostriche dell'Adriatico, grigliate, impanate, fritte, rigrigliate, sopra elicrisio e acetoselle. Perché usiamo le ostriche? Perché le ostriche sequestrano l'anidride carbonica, quindi è un allevamento, non si rovina il mare e in questo caso l'impronta carbonica è zero. Medesima cosa, le cozze sono allevate, non si rovina il fondale marino, sono dei filtri per la laguna e sequestrano l'anidride carbonica. Una tartelletta di semi di girasole in grani tostati, degli scarti diciamo delle nostre verdure verdi, quindi delle bietole, delle cicorie, di tutto quello che c'è di verde che usiamo magari in altri piatti, e erbe alofite, quindi le erbe che abbiamo raccolto ieri, esatto, la salsola soda, la salicornia e la portulaca di mare. Si sente che le erbe le ha raccolte Franci. Questi sono fiori di topinambur fritti e topinambur fermentato, quindi il fiore di quest'anno e il topinambur dell'anno scorso. È bellissimo. Una crema pasticcera fatta con zucca, scarti di zucca, miso di miglio, aceto di tagete e pesca fermentata. Sopra la zucca condita con un po' di acqua di fermentazione della pesca. Sopra ancora degli spaghettini fatti di riso glutinoso e lactocogi di semi di zucca. Quindi semi di zucca che vengono prima attaccati da una muffa e poi da dei batteri lattici in presenza di sale e acqua. E fiori di rosmarino. Qua avete dei bottoni che sono ripieni di Artemisia vulgaris, che è un'erba di campo, saltati, mantecati con olio alpino e olio al ginepro. Hanno un lattocogi di pinoli, una salsa fatta con i pinoli freschi e il cogi d'orzo, cioè della salsola soda, gli agretti spontanei che avete assaggiato nella tartelletta all'inizio, però questa volta sono cotti, spadellati, e ci sono dei fiorellini di alga. Il pane è fatto con il lievito madre e le farine di un ragazzo che in realtà fa l'agricoltore. Gentil rosso farro, piave e burro di Nicola Donadel, che è il mio vicino di casa praticamente, che ha un po' di mucche. Allora, mentre Franci mi finisce il cocktail, prima vi abbiamo parlato dei pancake con la crema di granchio come sostituto del pane burro e è arrivato il titolare. Qui abbiamo la lasagna fatta con il posto della pasta e il cappuccio bianco, congelato, cotto, sbianchito, grigliato, poi marinato, sale e zucchero, gratinato con una besciamella che facciamo con uva d'arona fermentata per l'acidità e il succo del cappuccio bianco stesso fatto con tutti gli scarti. Poi sotto il soffritto del ragù condito con olio di ragù, semi di ajuan, che sono i semi del sedano selvatico, e il gambo del cappuccio, krauti, salvia fritta e succo di cipresso. Stiamo andando un pochino più spediti nella descrizione dei piatti, altrimenti il video dura 6 ore. Tra le altre cose non vi stiamo parlando dell'abbinamento vini per questioni di tempo, ma ci stanno servendo un percorso di vini naturali da cappottarsi. Sono arrivati dei cucchiai di legno, ma soprattutto delle bacchette giapponesi. Perché ora arrivano i gyoza. Francesco,
Le bacchette, c'era grande discussione tra me e lui, perché per lui sono gyoza, per me sono grigliati. Dentro c'è della cicoria e i gambi dei carciofi. Li mettiamo sotto aceto, sott'olio. Sopra trovate una maionese che è fatta con il garum di pesce mediterraneo, acqua faba di funghi, quindi l'acqua di cottura dei funghi, angelica e noce grattugiata. Avevo detto che non avremmo parlato del pairing, di quello che ci hanno portato da bere, perché non c'è tempo, però di questo ve ne devo parlare. Purtroppo è già iniziato. Questo è una sorta di margarita dove hanno messo la tequila, il mezcal, l'acetosella e l'acqua di peperoni fermentata che spacca tutto. È buonissimo. Trovo che il sapore di peperoni qui dentro sia un game changer, è veramente buono. Ordinatelo se venite. Questa è la penultima specie invasiva, arrivata tramite il canale di Suez quando è stato aperto, e mano a mano che il Mar Mediterraneo si tropicalizza si trova meglio, ed è una specie che come sport nazionale rincorre i cefali fin dentro i fiumi. Si chiama pesce serra. Lo osserviamo con un'altra cosa molto tipica veneta, che è la polenta, quindi sotto una specie di tacos di polenta, poi mais, peperoni fermentati, peperoncino fermentato, facciamo una pasta, è condito con foglie di pelargonio, aglio di vigna fermentato e poi sopra buon Enrico, acetosa, tuorlo d'uovo grattugiato e mandorle affumicate. Ceci alla Wellington, un tempeh di ceci, origini indonesiane, normalmente si fa con la soia, dove viene fatta appunto fiorire una muffa nobile. Viene avvolto in una serie di strati fatti di tartufo, di funghi, di alghe e di yuba, quindi poi arrostito in forno. All'interno c'è una crema di erbe aromatiche ed è accompagnato da rapa rossa fermentata, e concludo con una glassa vegetale. Nel pentolino trovate trippa tra virgolette di funghi, in realtà è pleurotus fritto al rosmarino. Granito di kombucha di melone e poi sopra gli ultimissimi cucamelon con erba di San Pietro. Chiudiamo con il soufflé, che bisogna mangiare in fretta perché la conoscete la caratteristica del soufflé? Si sgonfia subito. E quindi mentre Franci mangia il suo soufflé, quello di Giano si sgonfia. Crema di spinaci, succo di basilico e foglie di alloro. Beh certo, leggendo il foglio degli appunti siamo bravi tutti. È buonissimo. Accompagnato dal gelato all'alloro. Madeleine alla ruta e canelè al fieno. E poi invece qua abbiamo un babà inzuppato in un liquore di radice di carciofo, radice di rosmarino, e finiamo con panna montata e una glassa fatta con la radice del carciofo. E chiudiamo ragazzi con il tipico dolce veneto, o babà. O stregheta che buono o babà. Vi è piaciuto questo nuovo video, questo nuovo format? Ringraziamo Chiara e Francesco per tutto il tempo che ci hanno dedicato. Riusciamo a fare la cosa seria. E anche tutti i ragazzi della brigata che sono stati veramente dei giganti. Fanno un lavoro di ricerca pazzesco, il menù è buonissimo, siamo super entusiasti di quello che abbiamo mangiato. Se vi è piaciuto questo nuovo format dove vi abbiamo fatto vedere un po' di dietro le quinte di questo mondo dei ristoranti stellati, fatecelo sapere, che magari potrebbe essere che continuiamo. Mi raccomando, fate like, condividete e soprattutto ci vediamo al prossimo video. A